Good morning. Rassegna stampa. Rieccoci con la rassegna stampa di Sportiva, poco prima delle 10 a completare il nostro viaggio. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi è il 3 novembre, siamo al camping di Smara, sotto una caima. Si sta bene, ma c'è un grave problema. The flies, le mosche, maledizione. Sembra che abbiano deciso che gli piaccio tantissimo, per cui sono assediato dalle mosche. In più, fino adesso vedete un po' di sole, un po' di raggi di sole, ma in realtà fino a poco fa qui c'era tutto coperto, aria da pioggia. Secondo Ali, il gestore, non c'è pericolo di pioggia perché non c'è, insomma, perché qua non piove. Però mi ha detto che a nord piove, quindi a questo punto io dovrei risalire a nord. Ho ancora parecchi giorni davanti prima di prendere il traghetto, perché oggi è il 3 e io il traghetto ce l'ho il 15, quindi sono ancora 12 giorni, e 12 giorni se piove non si fanno piste perché gli UED si riempiono e si rischia di restare piantati, per cui non so bene cosa fare. Potrebbe anche essere che rientri e vada su. Adesso aspetto un attimo, poi tra un po' provo a sentire com'è la questione traghetti, vediamo se riesco a anticipare la partenza. Lo decido tra un po'. Stamattina me la prendo comoda, ho fatto una lauta colazione e mi sa che tra un po' ne farò una seconda. Ci aggiorniamo tra un po' e vi racconto cosa ho deciso di fare. Da questa mattina questa tenera cagnotta mi marca stretto. Certo, non si avvicina troppo, ma un pezzo di pane raffermo la fa contenta. Sempre amati gli slughi e i loro derivati, più o meno selvatici e variamente colorati, anche se quelli interamente color sabbia sono bellissimi ed hanno un vero aspetto sahariano. I loro antenati erano usati per la caccia alla gazzella, fin dai tempi preistorici. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ci si vede quando sei un po' più grande, eh? Ciao Piccio. E partiamo dal camping di Smara. Grazie ad Ali, è stato molto gentile, mi ha regalato un mezzo pane appena fatto, che ho tutta la macchina che profuma, uno spettacolo, deve essere buonissimo. E adesso mentre andiamo in là vado a mangiarmelo da qualche parte, perché non ce n'è che lo lascio raffreddare, è troppo buono così caldo. Bene, usciamo di qui, Smara a sinistra, Tantana a destra e noi andiamo a destra. Doucement. E voilà. La Zaguia, camping Smara, La Zaguia. E la canotta che mi corre dietro per la strada, no, non mi far vedere queste cose, cucciola. Sto male solo a vederti, piccolina. Oh, mamma mia. Io non posso, io devo riavere un cane perché divento matto. Una maledizione alle frontiere, uno se la prenderebbe e se la porterebbe a casa, una canotta così. Vabbè. Bon, torniamo alle cose tristi un momento. Non sono riuscito a cambiare la prenotazione perché allora il telefono italiano non si capisce perché il roaming non funziona, quindi non si riesce a chiamare, e invece col telefono di Lia non c'era abbastanza spazio per chiamate, insomma. Mi ha lasciato parlare un attimo con l'operatrice di grandi navi veloci e come gli ho spiegato il problema è caduta la linea e esaurito il credito.
per cui c'è ancora giga e giga di dati, ma non posso fare telefonate, il che è un bel rompimento ma vabbè, adesso andiamo un po' in su, poi mi fermo, provo a chiamare al limite Maria Sole, vedo se può farlo lei per me. Questa cosa ha da farmi. Risaliamo, mi sembra che ci sia ancora un posto di blocco, tra non moltissimo, e una volta passato il posto di blocco mi cerco un posto dove fermarmi un attimo a mangiarmi il meraviglioso pane di Ali. Panino fatto col pane caldo di Ali, buonissimo. Merci du pain du Sahara, Merci. Shukran. Pausa. Ecco. E lì si va da dove siamo arrivati una settimana fa, 10 giorni fa. 197, ok, più o meno a metà dovremo avere il video per Hella Gunia. Imboccata ora purtroppo la strada, io speravo fosse una pista e come tale l'avevo tracciata, invece è una strada per andare a El Agunia o Agunia o Agonia, insomma quel posto lì. Vediamo com'è, se è tutta così è già noiosetta, però almeno riusciamo ad arrivare alle cascate poi stasera, forse. Vediamo un po' quanti chilometri sono. Beh, sono tanti chilometri però. Vediamo, dai, via. E Lagunia. Girare un po' i coglioni questa roba, io preferivo proprio un po' di pista, invece niente pista, fanculo, anzi asfalto rovinato, e uno viene ad andare veloce e rischia di rovinare qualcosa. Se non altro non abbiamo più il vento in faccia. E quindi, come diceva quello, controordine compagni. Allora, visto che ho già fatto più o meno il 70% almeno, se non di più, delle piste che volevo fare, quelle più impegnative, più complicate, le ho fatte tutte. Comincio a essere stanchino, ieri sera mi sono fottuto un tendine, perché se non mi fotto un tendine ogni volta che vado in Marocco non sono contento. Vabbè, no, poca roba, non è che condizioni il viaggio veramente, ma più che altro che a nord pare che ci sia tempaccio, cioè che piova e diluvi, per cui al di là di questa tappa che avrei potuto fare oggi, che però sinceramente non ho più granché voglia di fare, forse è meglio che rientro. Per fortuna sono riuscito, grazie ad aiuti esterni, a cambiare la prenotazione del traghetto, perché se no l'avrei avuta tra 15 giorni e sinceramente tra 15 giorni, no 15 no, ma 12 giorni era un po' tanto, e sotto la pioggia con niente da fare diventava un po' un rompimento di scatole, per cui a questo punto continuo la risalita verso Tantan e questa sera potrei dormire, se tutto va bene, a Tafnidilt, che costerà, perché Tafnidilt è un posto fighetto, però pazienza, insomma, alla fine uno ogni tanto deve anche permettersi delle fighezze. Comunque diciamo che la parte impegnativa del viaggio è finita e che si rientra con una settimana di anticipo, perché sì, perché per fare altre cose bisognerebbe essere con 2 macchine e andare a fare delle cose un po' più complicate,
oppure prendersi dei rischi. Ne ho già presi in questi giorni, perché la tappa a risalire da Bosdur è già stata un mezzo rischio, nel senso che lì non c'avevo veramente possibilità di incontrare nessuno né niente, era quasi tutto fuori pista e se rompevo un pezzo ero finito, e quindi basta, la finiamo qui. Adesso mi fumo con calma la sigaretta del giorno, che non toglie il medico di torno, ma chi se ne frega, e torno a nord. E quindi, se tutto va bene, stasera si dorme in riva al Dra a Tafnidilt. A dopo. Ecco qui dove ho deciso di interrompere il mio viaggio, di fianco alla strada per Elaguni, c'è questa serie di vecchi cairns, come si dice, che non so come si pronunci, che taglia trasversalmente in direzione, direi, nord-sud più o meno, con una pseudo traccia di pista più o meno al fianco. Chissà dove diavolo va a finire. Io mi prendo un punto perché è interessante questa roba, sarebbe da vedere dove va a finire e provare a seguirla. Ecco, l'abbiamo segnato, così magari questa è un'altra delle cose da andare a esplorare la prossima volta. Questa è una roba vecchia, tant'è vero che l'hanno mezza seppellita, però cazzo, così perfettamente segnati, chissà che cos'è sta roba. Boh, vabbè, si parte, si torna indietro, dai, andiamo a riprendere la statale. Tornato sulla statale, tra una raffica di vento e l'altra macino chilometri verso nord, dove si vedono grandi nuvole. Cos'è quello? Un vecchio forte? Sì? Ah no, ma quello me lo vado a vedere, che cazzo, non scherziamo. Sembrerebbe una di quelle cose spagnole. Una porta o un forte, su cos'è? Ah no, qua c'erano tutte le fortificazioni. Già, guarda che bello, fortificazioni, ma allora sembrano quelle spagnole di una volta. Doppia strada che va giù, laggiù ci sono tutte le piccole casermette, le piccole abitazioni dei militari. Questa era una zona militare bella grande. Mi prendo un punto perché non sapevo neanche esistesse sto posto. Stop. No, non mi fermano. Da lì, mi fermi. Allez, Bonjour, ça va? monsieur, le passeport c'est où? Oui. Merci. Comment s'appelle ce place? Oui, Le- après. Ok, parfait. Merci, au revoir. Ecco, è Abte. Sono quello che una volta io chiamavo Abiet, cioè Abietto. Where the Bukchibia. Ed ecco che si scende su Tantan.
a Gadira 500 metri, si gira qua, ah, ti fanno fare una specie di circonvallazione. Noi non abbiamo problemi, la prendiamo. Abbiamo la circonvallazione a Tantana, hai capito che roba? Ma questo è interessante. Però suppongo che per andare dove dobbiamo andare di qua, in teoria. Adesso vediamo se questa si collega. Ah, ecco, dove c'erano una volta la porta di Tantana, adesso hanno fatto una rotonda, sempre con i cammelloni. Ma dai, 4 corsie anche qui. In teoria stiamo arrivando a Tafnidilth, ma bisogna un po' inventarsi la strada, perché adesso che c'è l'autostrada uscire è un problema. Tafnidilth, per di qua. Eccolo lì il vecchio Xar. Villa là che vista, eh? Eccola davanti, Tafnidilth. No, un po' di gente c'è. Ed eccoci. La mettiamo lì al di sotto. Che cazzo è? Ah, si è presa la cinghia, merda. James Baroud, è più grosso il James Baroud che il camper. Okay. Quando la sfiga si mette, track, danno fatto. Vabbè. Cazzarola, siamo riusciti a non fare niente per tutto il viaggio, nessun danno. Arrivo qui nel piazzale, rompo tutto. Ma porca paletta. Vai a cagare. Guardate che razzo di roba, tutto spaccato qua. E se ne valeva la pena fare tutto sto casino per spaccare tutto qui così.